Sapete che a Milano esiste una chiesa le cui pareti sono interamente ricoperte di teschi e ossa umane? È uno dei luoghi più misteriosi della città e oggi entra a far parte della nostra Palmap, la mappa digitale che ti racconta il territorio attraverso l'arte e il cibo, Milano Edition. Ci troviamo nel santuario di San Bernardino alle Ossa, nel cuore di Milano, accanto alla Basilica di Santo Stefano Maggiore. Ma per capire perché esiste una cappella così particolare bisogna tornare indietro nel tempo, sino al Medioevo, quando tutta questa zona fuori dalle mura romane era un grande brolo, un'area verde fatta di orti, frutteti e boschi. Nel 1145 proprio qui fu costruito un ospedale per poveri e malati e di fronte alla basilica fu realizzato un piccolo cimitero per seppellire proprio chi moriva nell'ospedale. Il problema è che nel giro di pochi anni lo spazio non bastò più, così nel 1210 viene costruita una stanza speciale dove raccogliere le ossa riesumate dalle tombe. Nacque così il primo ossario, accanto al quale successivamente fu costruita una chiesa. Entrambi furono distrutti nel 600 dopo la caduta del campanile della Basilica di Santo Stefano. L'ossario venne quindi ricostruito da zero e completato nel 1695 ed è proprio quello che possiamo vedere ancora oggi, dove le pareti della cappella sono quasi completamente rivestite da teschi e ossa umane, disposte nelle nicchie, sui pilastri e persino intorno alle porte. Ma di chi sono queste ossa? Non si tratta di reliquie di santi o martiri, come raccontava una vecchia leggenda, ma delle ossa di persone comuni. Parliamo di poveri e malati morti nell'antico ospedale, di prigionieri deceduti nelle carceri cittadini, di confratelli dell'ospedale e perfino di alcuni membri della nobiltà milanese. Queste ossa furono utilizzate come decorazione simbolica per ricordare la fragilità della vita e l'uguaglianza di tutti davanti alla morte. Accanto all'ossario nel Settecento venne poi costruita la chiesa più grande che vediamo oggi, caratterizzata da una navata elegante e da una grande cupola. Ma anche qui c'è una curiosità incredibile. In una delle cappelle laterali è sepolta una famiglia che discende per linea materna da Cristoforo Colombo. Insomma, un luogo davvero suggestivo che vale la pena visitare se vi trovate a Milano.